Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024 e abbiamo la carta dell'appeso. Amici del Toro. Può essere un periodo riflessivo, magari un po' statico, potrebbe essere un momento dove si ha il tempo di guardarsi intorno, di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre nella descrizione c'è il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che inizierà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi aprite la tendina e per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ok, partiamo con una temperanza, che anche questa devo dire è una carta di attesa, una carta di fermo. Il 9 di coppe, direi anche quando è il contrario. Abbiamo un 8 di coppe, l'appeso, un 3 di bastoni, un fante di pentacoli, un cavaliere di bastoni, l'imperatrice, un 7 di coppe e il sole. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi spot e dopodiché andiamo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia, i progetti, la famiglia, tutto. Allora, partiamo da questa temperanza al contrario e qui c'è anche l'appeso. Sento che è una fase di stasi, probabilmente il mese di dicembre, perché siete particolarmente riflessivi, può anche essere introspettivi, bisognosi di attenzioni e di cure su una determinata situazione o relazione della vostra vita. Andiamo a vederlo la temperanza. Nove di spade, re di coppe, cavaliere di spade, 5 di coppe, cavaliere di pentacoli e luna. Credo che ci sia una riflessione su una relazione con una persona in particolare. C'è la luna, potrebbero esserci come delle paure, paura di perdere qualcuno, paura di perdere una situazione, paura di perdere il proprio potere personale nel caso si facciano certe scelte. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 8 di coppe che avete già qui e 3 di coppe. Andiamo a vedere anche l'8. Cavaliere di coppe. Io qui ho come la sensazione che ci sia questa fase di stasi soprattutto in una relazione, potrebbe essere la relazione di coppia ma non è detto. C'è come la voglia di qualche cosa di più certezze, più sicurezze, di fare dei progetti, di guardare al futuro, ma può essere che insomma non ci sia quel tipo di obiettivo da parte dell'altra persona. Ritroviamo anche qui l'appeso, andiamo a vederlo. Può essere un tema, quello della maternità, della famiglia, della gestazione di un figlio. Qui avete sia l'imperatrice che il sole.
Se siete magari in coppia da tanto tempo, è come se avessi bisogno di qualche cosa in più per completare quest'unione. Allora, qui abbiamo un'altra volta l'appeso. Wow. È un fante di coppe. Direi periodo tranquillo, ragazzi. Tra la temperanza e i 3 appesi, 1, 2 e 3 che avete, il periodo è calmo, tranquillo, di riflessione. Qui c'è la luna, potrebbero esserci delle paure che ritornano a galla, potrebbe esserci qualcuno che ritorna dopo tanto tempo, un tema che ritorna dopo tanto tempo. Secondo me è una questione che è in sospeso da parecchio tempo con tutti questi appesi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe che avete già qui. E la morte. La sento positiva in realtà perché avendo il 9 di coppe, beh, oddio. Allora, può avere due versioni. La prima è di smettere di essere pigri, di essere fermi, di essere statici, perché in qualche modo questo appeso, secondo me, è anche parte vostra, non è solo una serie di condizioni che vi blocca, ma è proprio anche un po' la vostra inerzia. L'altra interpretazione ehm, potrebbe essere come quella appunto di una rinascita, di un guardare in avanti, iniziare a porsi nuovi obiettivi. Con il Fante di Pentacoli potrebbero anche esserci nuovi percorsi di studi, andiamo a vederlo. Come andare verso il creare qualcosa di nuovo, l'aprirsi un sacco di possibilità nuove. Abbiamo un 7 di bastoni e un 6 di bastoni. Può far riferimento a un tema lavorativo con tutti questi bastoni, effettivamente. Come se voleste aprirvi delle possibilità in più. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 9 di bastoni. E asso di pentacoli. Datemi un'altra carta per questo asso. Regina di spade. È come se aveste bisogno di pianificare i vari passaggi che dovete fare per arrivare al vostro obiettivo, per smuovervi, per diciamo porre fine a questo momento di appeso. Andiamo a vedere l'imperatrice, perché l'imperatrice è una carta di abbondanza, di crescita, di prosperità, c'è il sole. Guardate, un'altra volta il 7 di coppe. Lo sento come un mese di manifestazione, sapete? Questa si è bloccata lì così. È un sole! Wow! Guardate, è molto positiva la lettura, nonostante i messaggi confusi che vi ho dato fino ad adesso. Allora, partiamo da quest'imperatrice, cioè partiamo dalla fine, nel senso che ho proprio una forte sensazione, avete ben 3 carte di espansione, abbondanza, prosperità, 2 sette di coppe, nuove strade che si aprono, nuovi obiettivi. Sento che all'inizio potresti, come dire, muovervi un po' così, diciamo in balia del vento, ed è per quello che qui c'è questa regina di spade. Non iniziate niente che non sia programmato. Però devo dire che secondo me tutto il mese in sé potrebbe essere tranquillo, considerati i 3 appesi e la temperanza, ma verso fine mese vi dico che è come se si smuovessero delle cose. Guardate, sotto c'è anche l'imperatore che parla di concretizzare.
Allora, partiamo dai single, ragazzi. Se siete single, io qui devo dire che potrebbero esserci delle conoscenze interessanti. Vi do un avvertimento. Allora, questo vale un po' per tutti. In caso ci fossero ex nell'aria, potrebbe tornare qualcuno, potrebbe non essere un ritorno tranquillo, potrebbe essere abbastanza agitato. Questa persona, io ho come la sensazione che potrebbe addirittura essere invadente nel prendersi del tempo con voi, però poi è come se non vi desse garanzie, non fosse cambiato niente fondamentalmente. Questo è un avvertimento che do a tutti. Poi arriviamo ai single. Devo dire che potrebbero esserci varie persone, ragazzi, nel panorama di dicembre. Puntate in alto, quello che mi viene da dire è puntate in alto. Se una persona non vi soddisfa, aspettate quella dopo. E una cosa importante è create prima una relazione di conoscenza, cercate di capire che tipo di persona avete davanti, che tipo di spessore ha la persona, prima di concretizzare qualsiasi tipo di movimento e di mossa, ok? Soprattutto quelli orizzontali con il cavaliere di bastoni. Diciamo che con tutto questo ben di Dio che si affaccerà nel vostro panorama, potrebbe nascere una relazione pulita. Ok, poi adesso dirvi che proprio è una relazione con i cuoricini ancora non lo vedo, però sì che è una relazione per cui potrebbe valer la pena investire del tempo. Per le persone che sono in una relazione, allora, come vi dicevo prima, ho la sensazione che ci sia bisogno, l'energia è un po' stantia, un po' ferma. C'è bisogno di sprint, c'è bisogno di grinta, c'è bisogno di porsi obiettivi nuovi. Un obiettivo potrebbe essere l'organizzare dei viaggi, piuttosto che parlare di figli, piuttosto che iniziare con nuovi progetti, piuttosto che la ristrutturazione di una casa, piuttosto che il teatro. Non so perché, ma mi fanno vedere il teatro. Potrebbero essere interessanti dei progetti inerenti al teatro, magari come scenografi, come attori. Insomma, vedete voi, però è come se la coppia avesse bisogno di qualche cosa in più. Diciamo che vi vedo stare quieti per paura di certe ritorsioni, per paura di rompere certi equilibri, e invece è proprio quello di cui avete bisogno per dare questa spinta, ma romperli in modo sano, cioè non bisticciando, però magari dando del sale alla relazione. E vi dico che se anche la vostra relazione non va tanto bene ed è in un momento di stasi, io vi dico che invece verso fine mese le cose potrebbero cambiare, potreste trovare una luce diversa all'interno della relazione, una chiarezza mentale diversa, come se potessero essere messe, diciamo, delle basi diverse, delle regole diverse. Se parliamo invece di, diciamo, affetti che non siano romantici, mi viene da dirvi una cosa: non aspettatevi niente dagli altri, perché così non rimarrete delusi. Questa è una frase famosa, non so chi l'ha detta, non me lo ricordo, però è una frase molto saggia. E io ogni volta che ho delle aspettative me la ripeto e mi ricordo che se l'aspettativa è mia, è compito mio soddisfarla. Qui ho come l'idea che dobbiate, con le persone vicino a voi, andare un po' oltre, lasciare perdere certi dettagli, insomma. Per qualcuno si tratta anche di smettere di avere certe speranze con qualcuno. C'è una frase buddista che dice: è inutile che ti arrabbi quando tiri sul secchio dal pozzo vuoto e ti arrabbi perché il secchio è vuoto, chiediti piuttosto perché continui a voler tirare su acqua da un pozzo che ormai è arido. Cioè, e qui lo sento un pochettino in questa parte della sfera emotiva, no? C'è come una sorta di riflessione, vado verso, è una relazione vicina a voi, però poi a un certo punto lascio andare certi temi, lascio andare, non mi aspetto più certe cose da parte dell'altra persona, probabilmente perché questa persona non è in grado di darvele.
Ok, parliamo invece di lavoro, ragazzi. Allora, per quello che riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei nuovi progetti in vista, nuovi anche obiettivi, nuovi punti d'arrivo. Allora, se siete disoccupati, devo dire che sento, uno, la possibilità di chiudere con questa apatia e questo modus operandi, o meglio, modus pensandi. Ehm, Faccio fatica a trovare lavoro, non troverò mai lavoro, c'è da muoversi, c'è da aprirsi altre possibilità, altre probabilità. Vi verranno molto bene gli amici. Io credo che, non so, è come se aveste tanti amici e parlando con ognuno di loro potessero darvi molti spunti per reinventarvi, per provare a vedere se ci sono aziende che voi non avete valutato dove mandare il curriculum e quindi iniziare a mandarlo. Ehm, per qualcuno si tratterà di mettere in piedi tanti piccoli progettini. Magari non c'è un lavoro grande, magari potrebbe essere un fare 2 ore qui, non lo so, per esempio per iniziare. Io normalmente dico sempre, e qui con 2 volte il sole e l'imperatrice, ve lo dico proprio come messaggio specifico, potrebbero essere quei lavori tipo babysitter. Perché ci sono 2 riferimenti ai bambini, o qualcuno, magari qualche mamma single che ha bisogno durante la prima fase dopo il parto di qualcuno che magari vada a fare la spesa, dei lavori pesanti. Non lo so, però ho come la sensazione che potreste raccogliere lavoretti, 2 ore qui, 2 ore lì, ed è importante in questi casi, quando non si fa niente, giusto per smuovere l'energia, poco è meglio di niente. Quindi molto bene. Potrebbero anche essere ben pagati, comunque, nonostante siano lavoretti un po' così, un po' sparsi, diciamo. Per chi è dipendente, ragazzi, allora qui si aprono nuove strade. Avete ben 2 volte il 7 di coppe e credo che la fase di stasi sia perché potrebbero farvi una promozione, potrebbero offrirvi qualche posto in più, qualche aumento di stipendio, anche qualche responsabilità in più, qualche ruolo che in effetti potrebbe espandere il vostro stato economico e sociale, e sarà un mese riflessivo per quello, cioè varrà la pena, perché poi avrete anche più responsabilità. Quindi è un po' come se valutaste se il gioco vale la candela. Devo dire che tutto sommato sarà un mese gioioso, rilassato, tranquillo. Niente di che, anzi, sento che è come se fosse il preludio di un nuovo giorno. Per chi è autonomo, ragazzi, io qui vedo che il lavoro non mancherà. Farete clienti nuovi. Ci sarà la possibilità di spostarvi, soprattutto se state pensando di trasferire l'azienda. È facile che prendiate questo tipo di idea o che addirittura iniziate già a concretizzare questo tipo di idea se volete spostare l'azienda. Diciamo che vedo molto l'espansione, la crescita, nuove opportunità, nuove occasioni d'oro da sfruttare. Se siete, no, cioè scusate, parliamo di denaro adesso. Allora, per quello che riguarda il denaro, potrebbero esserci nuovi investimenti da dover effettuare. Quello che sento io è che qualcuno inizierà come a informarsi su temi di investimenti, finanza, non lo so, borsa, assicurazioni, o come l'idea che potreste iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista, anche da quel punto di vista lì. Magari potreste iniziare a pensare che, sì, anch'io posso iniziare a generare ingressi passivi, come posso fare? E quindi c'è come un addentrarsi in questo tema, sento come se ci fosse una ricerca di fonti alternative di guadagno. E nel mese di dicembre effettivamente, ragazzi, si apriranno, guardate, avete delle carte bellissime per concludere il mese.
Cioè, una serie di possibilità si apriranno, sarete creativi, avrete le idee chiare, parlerete con un sacco di persone con le quali potreste anche effettivamente iniziare collaborazioni molto molto proficue. Terminare con l'imperatrice mi parla di abbondanza economica. In più, se voi poi vi arrivano dei soldi in più, dei soldi extra, o comunque diciamo che vi arrivano finalmente i frutti di quello che avete seminato, sarà un buon mese per capire come reinvestire questi soldi piuttosto che risparmiare, piuttosto che spendere. Ok, diciamo che c'è come un espandersi delle finanze che avete già in attivo, che avete già in moto, in marcia. Mm, Se parliamo di salute psicoemotiva, sento che avete bisogno di prendervi il tempo per fare il punto della situazione, perché avendo tre appesi vedrete non solo il lato A e il lato B della medaglia, riuscite a vedere anche il lato C della medaglia, che sarebbe il bordo della medaglia, no? E quindi è come se riuscisse ad avere una visione a 360 gradi e credo che questo tipo di analisi vi darà come la grinta per arrivare alla manifestazione dell'imperatrice. Qui abbiamo anche un cavaliere di bastoni, sento che la forza, l'energia è un cavaliere, un fante di pentacoli, come se ci fosse voglia di andare avanti, voglia di uscire da questa situazione stagnante, qualsiasi essa sia, eh. Potrebbe essere più una questione relazionale, una questione di come voi vi sentite nella vostra vita inerente a quello che fate, con chi vi vedete, insomma un po' più in generale. Anzi, scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Nel caso aveste progetti, nel caso aveste figli, perché comunque la parola progetti e la parola figli possono essere interscambiabili, allora, per qualcuno si tratta di un tema legato ai figli che si sta posticipando, procrastinando da un po'. È ora come di muovere anche quel tipo di energia, e anche se fosse un progetto, può essere che qualcuno non si senta abbastanza pronto per mettere in campo quel tipo di progetto, piuttosto che manchino dei titoli di studio, piuttosto che manchino anche dei soldi, ho più l'idea che siano come dei riconoscimenti o una determinata esperienza e quindi c'è come l'essere titubanti in questo senso. Però avendo l'appeso qui, ragazzi, non è un buon mese per far partire nuovi progetti, secondo me. Anche perché c'è Mercurio retrogrado, quindi. Ehm, che altro vi posso dire, ragazzi? Penso di avervi detto tutto. Andiamo a vedere un oracolo. Due oracoli sono in realtà. Conoscenza profonda, carta numero 43. E qui mi rimanda effettivamente a questa regina di spade, che è una figura molto mentale. La conoscenza profonda in questo caso fa riferimento al essere effettivamente consapevoli del perché io faccio certe decisioni, del perché io intraprendo certe strade, certi cammini. Il vedere le cose dall'altro punto di vista è ipotizzare che una situazione non ci sia e che ce ne sia un'altra. E se invece non fosse così e fosse cos'ha? Quindi è proprio come se fosse un mese di autoanalisi, di comprensione di quello che vi spinge in certe direzioni. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo di... Ok, mi è volato, ragazzi, lo recupero. Sii cosciente dei conflitti. E anche in un certo senso questa conoscenza profonda può fare riferimento ai conflitti interni, effettivamente. Qui abbiamo un sette di bastoni e da cosa vi state difendendo, da chi vi state difendendo, di che cosa avete paura. La lezione di oggi: nomina una persona con la quale hai un conflitto di potere. Fai una descrizione scritta esaustiva del tipo, della natura di questa lotta, senza giudicare colpe.
senza aggiudicare colpe. Descrivi solo quello che sono i fatti, quello che ti attaglie, non so la traduzione letterale, però insomma quello che vi preoccupa. L'obiettivo, sii cosciente che rimanere in un conflitto è una scelta. Uh. C'è una frase, forse nei Koan Zen, che dice: se vuoi camminare, cammina, se vuoi sederti, siediti, ma non esitare. Certe volte abbiamo talmente paura nel prendere una decisione che stiamo fermi per paura di prendere la decisione sbagliata, non ne facciamo né una né l'altra. Va bene, ragazzi, questo è quello che avevo per voi per il mese di dicembre. Fatemi sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera dove spiego come funziona o diversamente potete anche abbonarvi al canale. Ci sono 4 playlist, sono numerate in ordine cronologico di come vanno viste. È una sorta di scuola, è un percorso accelerativo del vostro percorso di crescita, ok? Comunque i titoli si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi auguro un bellissimo dicembre, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!